Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon pomeriggio. Prima di cominciare ovviamente questo contenuto, la squalifica di mister Antonio Conte, comparata poi alla squalifica di Inzaghi per ciò che è successo nella partita dell'Inter. Tommaso Bianchini diventerà il nuovo direttore generale del Napoli dall'anno prossimo, e un particolare su Garnacio che volevo condividere con voi della community. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video un bel like e si diverte anche l'algoritmo. Partiamo dalla situazione Bianchini, il particolare su Garnacio, e poi ci soffermiamo sulla situazione squalifica Conte e Inzaghi, con Cesari che poi è intervenuto anche a favore del nostro mister. Ma ci arriviamo. In primis io sono contento che Tommaso Bianchini diventerà il nuovo direttore generale del Napoli dall'anno prossimo, perché è un personaggio con innovazione, competenza, all'avanguardia di pensiero e poi tantissima educazione. Sono questi i profili che ci piacciono in casa Napoli, e quindi strameritato credo il passaggio a direttore generale, ma qualcosa già l'avevamo intuito e se ne parlava già quest'estate. Lunga vita a Tommaso Bianchini e ovviamente buon lavoro quest'anno, ma anche l'anno prossimo quando sarà il direttore generale del Napoli. Il particolare su Garnacio, che deve far riflettere e sorridere anche noi tifosi che poi non l'abbiamo visto in maglia azzurra dopo il mercato di gennaio. Un attimo che prendo i dati perché c'è veramente del clamoroso. Alejandro Garnacio, a lungo cercato dal Napoli, a gennaio come rete di Quara non brilla allo United, anzi i numeri dicono altro. Per ora si è rivelato il peggior dribblatore della Premier League in questa stagione. Secondo le sue statistiche 2024-2025 il ventenne ha tentato 3,4 dribbling ogni 90 minuti in Premier, uno riuscito a partita. Ci rendiamo conto? 60 milioni chiedeva lo United. Non solo, la percentuale di successo nei dribbling è solamente del 30,8%, il che lo pone in fondo alla classifica tra 58 giocatori che hanno giocato almeno 900 minuti e tentato un minimo di 50 dribbling in questa stagione. In totale Garnacio ha tentato 65 dribbling, ne ha completati solo 20, classificandosi al 75esimo posto nel massimo campionato inglese. È incredibile per quanto mi riguarda. 60 milioni voleva lo United e noi ci siamo svenati appresso a Garnacio tutta la sessione di mercato. E questi sono i risultati che poi ha ottenuto con la maglia dello United. Ci voglio mettere anche un tantino la situazione United, comunque un campionato strano, un periodo strano che non è solo questo campionato ma dura da un bel po' di tempo. Però se voi chiedete la luna per calciatori che a livello numerico rendono così male, fatevi due domande, e nel caso ovviamente ascoltando questi numeri voi direte no assolutamente non ci andiamo più su Garnacio, per amor di Dio, non è buono e quant'altro. I numeri dicono questo, però nel caso ovviamente Conte resta a Napoli e a giugno dici ma Garnacio perché non ci riproviamo? Ti presenti con questi numeri e dici senti, questi sono i numeri di quest'anno, ti do 15 milioni e stiamo pari, perché tanto vale un calciatore con questi numeri. Meno male che il Napoli si è tirato indietro e non ha affondato il colpo fino alla fine. Poi c'è anche chi mi può dire sì, ma se veniva a Napoli Conte lo metteva a posto. Io sono d'accordissimo, può anche essere una situazione del genere. Ecco perché dico, nel caso si ripresentasse l'occasione a giugno, vai là, però poi i 60 milioni non devono essere più 60, perché visto che fai un dribbling ogni 60 giorni non credo che si possano spendere tutti questi soldi. Questa era la curiosità su Garnacio, perché ovviamente quando il Napoli azzecca il colpo siamo tutti contenti. Nel caso avessi affondato con Garnacio credo che stavamo qui poi a urlargli contro per i dribbling non riusciti. Tutto qua. Detto questo, squalifica a Conte
e squalifica a Inzaghi. Allora, un allenatore che protesta per un fallo inesistente entra in campo, protesta reiteratamente e in modo aggressivo e si becca una misera giornata di squalifica, così come Antonio Conte, che era diffidato, becca l'ammonizione e ovviamente scatta la squalifica, così come scatta per i calciatori. Però, perché una giornata è una giornata? Il Napoli potrebbe far ricorso? Ci viene ovviamente in aiuto Graziano Cesari, che ha analizzato poi la situazione anche in base al perché Conte ha beccato quel cartellino giallo, perché il perché è stato espulso Inzaghi l'abbiamo visto tutti quanti, almeno io ho visto tutta la scenata, è entrato in campo 50 volte eccetera eccetera, lo fa sempre, siamo d'accordissimo, però è stato secondo me nei confronti dell'arbitro un tantino troppo sopra le righe, quindi diciamo che la sanzione, se è sempre una giornata, a me non sta bene. Non sta bene perché sono due situazioni completamente diverse. Io non posso ricevere la stessa sanzione. Io che ho beccato 5 cartellini gialli e sono stato ammonito per il motivo che andiamo un attimo a svelare, questo Antonio Conte, e l'altro invece che moine di qualsiasi tipo è entrato in campo, ma molte volte lo fa e non viene nemmeno calcolato o redarguito e prendi una sola giornata. Ma ci arriviamo. Antonio Conte non sarà in panchina nella prossima sfida del Napoli contro il Bologna. Fatale per il tecnico salentino l'ammonizione ricevuta nel match contro il Milan per proteste per un'azione di gioco con possibile ripartenza per gli azzurri con Neres. A difesa dell'ex manager di Chelsea e Tottenham è arrivato l'ex arbitro internazionale Graziano Cesari nel corso di pressing in onda su canale 5. Conte, uscendo dall'area tecnica, si lamenta col quarto uomo ai Roldi, quest'ultimo informa immediatamente il direttore di gara. Ma per cosa? Per quella palla che il guardalini aveva segnalato come uscita. Io qui non ho dubbi, dice Cesari. È un errore dell'assistente. La nostra lente ha captato il momento in cui il giocatore del Napoli intercetta il pallone che non è mai uscito. Non è mai assolutamente uscito, mai uscito completamente. Rincara la dose Cesari. Si può far ricorso? Nel calcio le ammonizioni conseguenti alle squalifiche per diffida sono disciplinate dal codice di giustizia sportiva della FIGC. Secondo tali regolamenti un allenatore che trovandosi in stato di diffida riceve un'ulteriore ammonizione è automaticamente squalificato per la partita successiva. Non ci può essere ricorso. Secondo l'articolo 65, comma 1, lettera B del codice di giustizia sportiva, tali decisioni rientrano nell'esclusiva discrezionalità tecnica dell'arbitro e non sono soggette a ricorso per presunto errore tecnico. Però il Napoli non può presentare ricorso per errore tecnico riguardo all'ammonizione di Antonio Conte, che essendo diffidato salta la prossima partita contro il Bologna. Tuttavia il club ha la facoltà di presentare un ricorso agli organi competenti della giustizia sportiva come la Corte Sportiva d'Appello per contestare la squalifica se ritiene che vi siano motivi validi. L'esito di tale ricorso dipenderà dalle argomentazioni presentate dalle prove a supporto. Allora, visto che ritorniamo un attimo ai labiali, audio, eccetera, 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 visto che nel calcio moderno ci sono tutti gli audio, senza che cominciamo un'altra volta, no, non c'era, non si trova, eccetera, eccetera. L'abbiamo visto nella partita col Milan nel sottopassaggio dove Joao Felix viene comunque redarguito da alcuni compagni e dice passa su pallone perché di Messi ce n'è uno, quindi addirittura sotto a sottopassaggio hanno captato, hanno diciamo trovato audio, labiali, calciatori. Se il Napoli dovesse o nel caso il Napoli volesse presentare ricorso deve arrivare con dati alla mano, quindi noi abbiamo il pallone che non è uscito, abbiamo un Conte che è uscito fuori dall'area tecnica e quindi Airoldi ha richiamato l'arbitro e è stato ammonito. Portando questi elementi con la palla che non è uscita, puntando poi sul fatto che sei stato ammonito perché volevi ovviamente far luce su una situazione, su una decisione che comunque era stata presa in modo errato dall'assistente, potrebbe anche essere preso in considerazione, diciamo, il ricorso, ma non è detto che venga accettato. Però nel caso tu hai elementi e vuoi andare a fare ricorso, lo puoi fare
come dice Cesari, alla Corte Sportiva d'Appello. Ovviamente il Napoli sicuramente non farà ricorso e accetterà la decisione del giudice sportivo una giornata, però in primis ci sono 2 pesi e 6 misure. Punto secondo, a me la partita col Bologna senza Conte in panchina un tantino mette in apprensione. Un tantino mette in apprensione perché è l'ennesimo esame che il Napoli quest'anno deve passare, al di là di tutti gli infortuni ai quali poi sei riuscito a tener botta. Mercato di gennaio, parte questo, parte quell'altro, a quello non riesce ad arrivare, l'altro non lo compri perché comunque sparano troppo alto, continuano gli infortuni dopo il mercato di gennaio, comunque sei lì a 3 punti dall'Inter e siamo oggi a aprile iniziato e la partita col Bologna mi mette assolutamente in apprensione perché credo che il top player che abbiamo in panchina durante la partita comunque fa tantissimo per quanto riguarda indicazioni, carisma, lo stare addosso ai calciatori, quindi è l'ennesimo esame da superare, in primis in casa Napoli, avendo 2 attributi e facendo vedere di aver poi attributi anche senza il mister in panchina, e poi di fronte hai una squadra totalmente in palla, hai una squadra totalmente in una condizione esagerata perché gli riesce tutto, in primis ovviamente allenati come si deve, automatici, mentalmente sono al top, hanno anche nella prima partita della Coppa Italia giocata ovviamente, hanno già ipotecato tra virgolette il passaggio del turno con un 3-0 secco, un Orsolini che è in condizione psicofisica molto ma molto buona, e devo anche non fare mia colpa, ma devo essere sincero, voi lo sapete e chi mi segue da tanto tempo forse in un video l'avrà ascoltato il mio parere su Orsolini. L'anno scorso dissi, non l'anno scorso, nella sessione di mercato estiva dissi no, ma Orsolini ma a me non piace, però vedi, trovi l'allenatore giusto, trovi l'alchimia, ti alleni come si deve e fai una grandissima stagione. A me continua a non piacermi come esterno d'attacco, però sta facendo veramente bene, quindi dobbiamo fare attenzione a questo Bologna perché è l'ultima partita tra virgolette contro una squadra che potrebbe romperti le scatole sulla carta, perché il resto sono tutte quante complicate, non è che è solo il Bologna, le insidie arriveranno in tutte le partite, però affrontarlo in questo momento serve il miglior Napoli e serviva il Napoli con Conte in panchina. Non è possibile, faremo di necessità virtù come ci siamo abituati a fare quest'anno e come Antonio Conte ci ha abituato a fare quest'anno, perché poi abbiamo portato a casa, secondo me, grandi risultati e un cammino in campionato che nessuno si aspettava, anche tenendo conto di tutti gli infortuni avuti e tutti gli indisponibili. 46 moduli, passiamo a 3, a 4, vediamo, giochiamo, Spinazzola esterno alto perché non avevi chi schierare, ti è andato comunque bene, eccetera eccetera. Speriamo di continuare su questa striscia positiva e che vada bene anche questa, di necessità virtù, ma sempre 2 pesi e 46 misure. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.